Ci sono delle cose di cui non ho mai parlato, neanche in questi video in cui cerco di essere il più aperto possibile. Ad esempio, nessuno di voi sa che sono stato bocciato al liceo e vi ho raccontato molto poco del rapporto con i miei genitori, che, come succede a tanti, non è sempre stato semplice. Tutte cose che racconto in questo libro che ho scritto negli ultimi 5 anni. Ho sempre amato scrivere, ma ogni volta che mi proponevano di pubblicare qualche cosa di mio, ho sempre rifiutato. Non riuscivo a trovare una risposta convincente alla domanda più importante. Perché? Di libri ce ne sono già tanti, cosa potevo dire di diverso, di utile? Poi, intorno al mio 50° compleanno, qualche cosa è cambiato. E di risposte ne ho trovate 2, che oggi voglio condividere con voi. La prima è strettamente connessa a questi video. Da quando ho incominciato a interagire direttamente con voi sui social, mi sono reso conto che tante cose che davo per scontate in realtà non lo sono affatto. Spesso ricevo messaggi da studenti, da giovani imprenditori che ci tengono a dirmi che grazie a questi video, grazie alla mia esperienza, hanno imparato qualche cosa di nuovo o perlomeno sono riusciti a trovare una nuova prospettiva. Questi video mi hanno insegnato che condividere la propria storia può fare la differenza per qualcun altro ed è per questo che ho pensato che scrivere un libro forse avrebbe avuto senso, per poter condividere con voi tante cose che non riesco a inserire in un video da 4 minuti. Ad esempio, nel libro parlo in modo schietto di una cosa che pochi sanno. Al liceo sono stato bocciato, una cosa che tempo fa mi faceva vergognare, ma che oggi so essere stata fondamentale per trovare il mio percorso, la mia traiettoria. Il secondo motivo invece è legato solo a me stesso. Sarà perché sono invecchiato, sarà perché vedo i miei figli diventare adulti, ma ho sentito il bisogno di fissare alcuni punti fermi della mia vita e non dimenticarli. Uno su tutti il rapporto con la mia famiglia, che per tanto tempo è stato complicato e, non lo nego, a volte mi ha fatto soffrire. Mio padre è un gigante dell'imprenditoria e questo mi ha permesso di avere tante opportunità, sia sullo studio che sul lavoro. Ma l'ombra che proietta un gigante è molto ampia e per uscire dai suoi confini bisogna camminare parecchio e nessuno attorno a me si aspettava che lo facessi. Io però ho sempre voluto che la gente pensasse a me prima di tutto come Alessandro e solo dopo come uno dei Benetton. Volevo tracciare il mio percorso e ho capito che l'unico modo per farlo era infrangere le regole che tutti volevano che io rispettassi, anche se questo voleva dire dissentire da mio padre quando avevamo idee diverse sia sul campo professionale che personale. Per questo ho scelto di non lavorare per la famiglia, di fondare la mia società, la 21 Invest. Ecco, forse se oggi riesco a parlarvene così liberamente è proprio grazie a questo libro, perché scriverlo mi ha permesso di ricordarmi che cosa provavo allora, quando cercavo ancora la mia strada, e allo stesso tempo mi ha permesso di guardare al passato con una prospettiva nuova, quella di imprenditore e di padre. C'è una frase di Isabel Allende che mi ha fatto compagnia durante tutto il periodo in cui ho scritto il libro. La scrittura è un disperato tentativo di preservare la memoria, che mi consente di non perdere pezzi durante il cammino. Questo è quello che troverete qui dentro: fallimenti e successi, sofferenze e gioie, sconfitte e vittorie. Tutte le esperienze e le persone che mi hanno insegnato qualche cosa e che spero possano insegnare qualche cosa anche a voi. Il libro, se lo volete leggere, lo trovate in pre-order al link in descrizione o dalla prossima settimana in tutte le librerie. Mi piacerebbe molto sapere cosa ne pensate. Allora, quando l'avete finito, scrivetemi la vostra su Instagram.